Ciao, benvenuti nella mia cucina. Oggi preparerò frango de churrasco a portoghese, che è un piatto molto tipico e che fa tantissimo pranzo della domenica, almeno per me. In effetti la caratteristica di questo pollo è che viene leggermente marinato in una pasta a base di aglio e piripiri e poi spenellato mentre sta sulla brace, sul churrasco, con una salsa un po' più liquida a base sempre di aglio e piripiri. Così facendo la sua pelle viene molto croccante, ma la carne molto tenera e succosa. Il piripiri è un peperoncino che arriva in Portogallo nell'epoca delle scoperte, quando abbiamo scoperto Mozambico. È molto piccante, ha un sapore comunque diverso rispetto al chili per esempio e è molto caratteristico. Con lui abbiamo fatto la salsa piripiri, moglio piripiri, che è usata non solo per condire il pollo, come per dar sapore a tante altre ricette. Andiamo a vedere come si prepara? Per fare frango de churrasco a portoghese per 8 persone avremo bisogno di 2 limoni, 2 foglie d'alloro, 1 o 2 peperoncini, 8 spicchi d'aglio, 2 polli biologici, 100 ml di olio evo più altri 2 cucchiai, 160 ml di vino bianco, 8 cucchiaini di paprika, 1 o 2 cucchiai di piripiri, 2 cucchiaini di pepe nero e 4 cucchiaini di sale fino. Oggi preparerò un pollo non piccante e uno piccante, perché il piccante non piace a tutti. E sulle churrascarias, posto dove si fa soltanto carne di churrasco, ti chiedono sempre se vuoi il pollo piccante o non. Le quantità, sia per fare la marinatura che per fare i sughi, sono per condire un pollo. Faccio per prima il condimento non piccante. Pesto 2 spicchi d'aglio nel mortaio insieme a un cucchiaino di sale fino. Quando la pasta sarà omogenea, aggiungo mezzo cucchiaino di pepe nero e 2 cucchiaini di paprika. Mescolo bene e aggiungo il succo di mezzo limone. Per ultimo aggiungo un cucchiaio di olio extravergine d'oliva e mescolo bene. Ora mi occupo di fare il condimento piccante, che ha la stessa procedura di quello del condimento non piccante. L'unica differenza è che si aggiungono 1 o 2 cucchiai di piripiri insieme all'olio extravergine di oliva e si mescola bene. Ora preparerò i polli. E quindi i polli devono essere aperti a metà, tipo farfalla, e poi schiacciarlo bene. Quindi mettiamo la pelle rivolta verso l'alto e su un piano duro lo scrocchiamo. Si deve proprio sentire il rumore. Poi intagliamo la pelle intorno alle ali per poter schiacciarlo ancora meglio. Condiamo i polli spennellandolo. Segniamo il pollo col condimento piccante per non confondergli. Lo copriamo con carta argentata e lo facciamo marinare coperto almeno un'ora. Nel frattempo prepariamo anche la brace e poi i sughi per spennellare i polli. Iniziamo sempre dal sugo non piccante e quindi imbiondiamo 2 spicchi d'aglio tritati in 50 ml di olio extravergine di oliva insieme ad una foglia d'alloro. Sfumiamo con 80 ml di vino bianco. Quando non si sente più l'odore di alcol, aggiungiamo il succo di mezzo limone e facciamo riprendere bollore. Condiamo con mezzo cucchiaino di pepe nero e un cucchiaino di sale fino e poi aggiungiamo anche 2 cucchiaini di paprika. Mescoliamo bene, spegniamo il fuoco e coliamo il sugo. Per fare il sugo piccante il procedimento è esattamente uguale, basta aggiungere 1 o 2 peperoncini, dipende quanto vi piace piccante, a imbiondire insieme ai spicchi d'aglio. Ora che i polli hanno marinato e sono a temperatura ambiente, mi raccomando,
Quindi collochiamo i polli con la pelle rivolta verso su sulla griglia e questa la mettiamo poi sulla brace che deve essere ben calda e i polli devono stare ad almeno 20 cm di distanza dalla brace. Giriamo i polli quando iniziano a prendere colore, più o meno dopo 10 minuti che stanno sulla brace e poi facciamo cuocere dall'altro lato per altri 10 minuti. Ora iniziamo a spennellare i polli con il sugo che si preferisce, girandoli molto frequentemente, ogni 3 o 5 minuti. Si deve spennellare i polli ogni volta che si girano. Si spennella, si gira, si fa stare 3 minuti, si spennella, si gira. I polli sono pronti quando i succhi della carne sono trasparenti. Probabilmente ci vorranno dai 45 a un'ora per arrivare a cottura ultimata. Togliamo i polli dalla brace, spennelliamo con quello che è rimasto dei sughi, trinciamo e serviamo. Di solito il frango di churrasco si mangia accompagnato da patatine fritte, riso all'inglese, insalata. E ora che i nostri frangos di churrasco sono pronti, vi lascio appena qualche consiglio. La quantità di sale e piccante che vi lascio sulla ricetta è meramente indicativa, poiché dipende molto dal gusto in primo luogo, ma anche della qualità della materia prima stessa. Quindi provate e aggiustatelo al vostro gusto. Il frango di churrasco si avanza, non è un problema, lo potete scaldare il giorno dopo sotto carta argentata nel forno. Viene molto buono per condire un'insalata, per mangiarlo con un po' di riso in bianco o come preferite. Per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fate like qui sotto, lasciate tutti i vostri commenti, condividete il video, iscrivetevi al mio canale, seguitemi sulla mia pagina Facebook, Instagram e sul mio blog e noi ci vediamo alla prossima ricetta.